In questa 22esima puntata vi parlo di questo orologio ed è perché ritengo si tratti di una referenza Seiko appetibile sia per gli amanti della casa giapponese che degli orologi di fascia media in generale, nonché per chi voglia inserire nella propria raccolta o collezione uno svegliarino dotato di una particolarità, ma anche per coloro i quali, come il sottoscritto, sono attratti dagli orologi da polso degli anni 70, che per varie ragioni si sono ritrovati al centro di una storia che ha a che vedere anche con la conquista dello spazio. Insomma, c'è più di una ragione, a mio avviso, per avere al polso un Seiko Bellmatic AJ049M, sebbene si tratti di un orologio un po' delicato, è vero, che richiede pertanto molte cure e una certa attenzione. Lo scopriremo dopo la sigla. È il 1966 quando Seiko immette sul mercato la propria idea di svegliarino da polso. Sebbene non si tratti del primo svegliarino in assoluto con due bariletti, per quello si deve risalire al 1947 col Vulcan Cricket, l'orologio dei presidenti, si tratta comunque di uno dei primi svegliarini meccanici a carica automatica bidirezionale. Il Seiko Bellmatic è caratterizzato dai calibri 4006 e 4005, quest'ultimo però usato solamente, a quanto pare, nel 1968 e nel 1969, dunque oggi più difficile da scovare. Un calibro che oscilla a 19.800 alternanze ora dalle componenti numerose e apparso in più varianti quanto al numero di rubini, la cui sveglia funziona grazie a una componente metallica ricurva che viene ripetutamente colpita da un martelletto, alimentato dallo svolgimento di un'apposita molla. Quest'ultima viene rilasciata da una leva, a sua volta mossa da una ruota, situata sopra la ruota ore sul lato quadrante. Farlo funzionare è semplice, la molla dello svegliarino si carica girando la corona in senso orario, quando questa si trova in prima posizione. Poi, per impostare l'ora nella quale volete essere avvisati, basta estrarre la corona in seconda posizione e girarla in senso antiorario, così da far rimuovere la ghiera interna provvista di contrassegno. Infine, per inserire l'allarme basta agire sull'apposito pulsante ad ore 2, quello con la caratteristica tacca intermedia. Vi avverto però, non abusate di questa complicazione sui Bellmatic, ma soprattutto, prima di usare l'orologio, fatelo revisionare da un esperto. Come mi spiegava Giorgio del canale Barba Orologeria, colui che ha rimesso a nuovo il mio Bellmatic con grande maestria e con l'immancabile compagnia del gatto Romeo che sicuramente conoscerete, col tempo infatti le vibrazioni provocate dal martelletto tendono ad allentare alcune viti del ponti del calibro. Nei casi estremi si può verificare quello che era successo proprio al mio orologio, che una di queste viti si allenti del tutto e che una volta a zonzo all'interno della cassa vada ad interferire con qualche ruota o col bilanciere stesso, interrompendo così l'eventuale marcia del segnatempo. Potete ben immaginare le conseguenze disastrose qualora continuate poi a caricare l'orologio, o ancora peggio quando magari lo scuotete, no? Per vedere se riparte. Controllate sempre che il vostro Bellmatic sia provvisto dell'apposita molla ferma movimento all'interno della cassa. Tale componente è spesso assente negli orologi più datati o passati per le mani di qualche maniscalco, ma a volte può mancare anche in casse fondo di magazzino che vengono vendute come complete, come è successo nel mio caso. Per fortuna che alla fine, grazie alle dritte di Giorgio del canale Barba Orologeria, siamo riusciti a recuperarne una pagandola a peso d'oro, garantendo così non solo la stabilità del calibro all'interno del suo alloggiamento, ma anche il futuro assorbimento delle vibrazioni che si possono generare con lo svegliarino in funzione. È da pensare del resto che la stessa Seiko l'abbia progettata flessibile anche per assolvere a tale compito. Ma torniamo ora alla nostra storia.
Dai primi modelli usciti nel 1966 fino al 76 circa, ultimo anno di produzione di questa famiglia di orologi, il Bellmatic ha conosciuto numerose variazioni, in parte indotte anche dalle mode degli anni 70. Si parte col 4006-7000 con anche alcune varianti regionali, in produzione fino al 74 e con la caratteristica cassa a cuscino con satinatura verticale e frontale, fino ad arrivare ai modelli con bracciale integrato della fine del 75 con linee più spigolose. Tra questi due estremi cronologici fioriscono dai cataloghi un mare di referenze, ma soprattutto una serie che è poi la protagonista principale di questa storia. Si tratta della 603X, di cui questo Bellmatic è uno dei rappresentanti. Un orologio che a livello di design si situa tra gli svegliarini Seiko audaci e sportivi dei primi anni 70 e quelli delle ultime produzioni, dalle linee più sobre e filanti. La cassa a cuscino poteva essere in acciaio o dorata, ma sempre con spazzolatura verticale sulla parte superiore, con quadrante Soleil, silver, nero, blu o marrone, dipendendo ovviamente dalla tonalità della cassa. In realtà è probabile il lancio di questa famiglia già sul finire degli anni 60, come testimonierebbe non solo la presenza del mio Seiko referenza AJ049M in un catalogo o brochure export del 1969, ma anche il suo affiancamento, questa volta in una pubblicità che però non sono riuscito a datare con precisione, col famoso Seiko Similpog AH005, decantando le rispettive tecnologie di questi due orologi. La sua disponibilità si sarebbe dovuta mantenere anche con l'apparizione delle successive referenze, ampiamente testimoniate dai cataloghi per il mercato interno, in quanto la J049M riappare anche in un catalogo USA Export del 1975, a fianco alla variante bitonale con quadrante marrone. Come si può notare, il bracciale è sempre della tipologia coffin, ahimè non in mio possesso. Se ne avanza qualcuno, sarò ben lieto di ricevere una vostra offerta in merito per completare il mio orologio. Nel frattempo ho deciso di optare per un cinturino marrone scuro in stile vintage con punture chiare a richiamare la tonalità del quadrante silver. Gli estremi vitali di questa referenza sembrano dunque essere il 69 e il 75. Ovviamente per essere più sicuri bisognerebbe provvedere ad un censimento completo, o quasi, dei seriali incisi sui fondelli. E proprio nel mezzo di questa forbice temporale, il 28 luglio del 73, parte la missione Skylab 3, la seconda missione della NASA con equipaggio del programma Skylab. Si trattava di un programma che prevedeva all'interno della Skylab, la prima stazione spaziale degli USA, in primis lo svolgimento di vari esperimenti scientifici per studiare gli effetti sul corpo umano di prolungati soggiorni spaziali, ma anche studi della superficie terrestre, su quella del Sole e sulle comete, che vide la partecipazione di scienziati provenienti da ben 28 nazioni. La missione, con equipaggio composto dal comandante Alan Bean, dal pilota Jack Lousma e dallo scienziato astronauta Owen K. Garriott, fruttò ben 16.000 fotografie della Terra e una registrazione di dati distribuiti su ben 18 miglia di nastro magnetico, utili per successive indagini ambientali, geologiche o meteorologiche, ma anche 77.600 immagini telescopiche della corona del Sole, per meglio capire le dinamiche delle eruzioni sulla sua superficie. E poi non poteva mancare una parte, per così dire, più pratica del lavoro da svolgere, la riparazione dello scudo solare che si era danneggiato nel corso della Skylab 1 e che rese necessaria una EVA di ben 6 ore e 31 minuti, stabilendo a quel tempo un nuovo record di permanenza nello spazio aperto. Ma questa missione si rese famosa per altri due fatti particolarmente curiosi. Il primo, la presenza del ragno Arabella, portato a bordo dello Skylab per partecipare ad un esperimento proposto da uno studente di scienze del liceo. L'osservazione della sua capacità di filare la tela a gravità zero, attività che alla fine l'arachnide portò a termine con straordinarie capacità di adattamento e, devo dire, senza grandi differenze rispetto a quando era solito fare sulla Terra. Il secondo, lo scherzo telefonico di Owen Garriott, che nel corso di una comunicazione con l'equipaggio di Houston mise in diffusione la voce registrata della moglie, facendo credere per un momento ai dirigenti della NASA che la consorte si fosse intrufolata a bordo dal momento del lancio.
Io però aggiungerei anche un terzo fatto a ricordo di questa missione, ovvero la presenza di un Seiko Bellmatic. Sì, perché proprio in occasione della Skylab 2, Owen Garriott decise di portare con sé un Seiko Bellmatic proprio come questo, referenza a J049M. Ma non si sarebbe trattato di un orologio operativo da indossare al polso nella vita quotidiana di missione, come di lì a poco sarà per un altro Seiko, il famoso 6139-0005 del comandante Pog. Questo Bellmatic, probabilmente tenuto nascosto dall'astronauta, era stato acquistato e poi inserito tra gli affetti personali di Garriott come oggetto simbolo del legame col figlio Richard, all'epoca dodicenne e oggi famoso autore di videogiochi, nonché turista spaziale egli stesso nel 2008, a bordo della ISS, nel corso della missione Soyuz TMA-13. Owen, probabilmente amante di Seiko e lui stesso utilizzatore di ben due A829 nel corso della futura missione alla quale parteciperà nell'ambito del programma spaziale dello Shuttle, la STS-9 Columbia dell'83, avrebbe poi donato questo orologio al figlio una volta rientrato a terra, proprio a ricordo di quella impresa, trasformandolo in una sorta di souvenir spaziale da tramandare in famiglia. Questa storia è stata condivisa dallo stesso Richard Garriott grazie alla messa a disposizione di una foto dell'orologio con tanto di cartellino sulle circostanze appena precisate nel famoso gruppo Facebook Space Watches. Così recita il foglietto: Gift to Richard Garriott in 1973, following Skylab Flight, carried abroad Skylab 3 o Skylab 2 Second Man Mission. Stando così le cose e soprattutto, per quanto ne sappiamo fino ad ora, il Seiko Bellmatic, a referenza a J049M, sarebbe dunque il primo Seiko ad essere stato nello spazio, pochi mesi prima del già citato cronografo Pog, sebbene, è importante sottolinearlo ancora una volta, non come orologio operativo o dato in dotazione. Ma gli orologi cosiddetti spaziali sono anche questo. Ci sono storie che vi raccontano tutti, per il resto c'è solo storie di orologeria meccanica.